Salvatore, ci vieni con me nel Cilento? No, Nico, non mi va. Oh, Nico, a che aspetti? Andiamo. Il Cilento è una subregione della Campania che ingloba 96 comuni, rinomata per la sua costa, ma l'avventura di oggi ci porterà nell'entroterra alla scoperta di tesori celati. Eccoci arrivati a Sant'Angelo a Fasanella, alla ricerca della Grotta dell'Angelo, patrimonio mondiale dell'UNESCO. La leggenda narra di Manfredo, principe di Fasanella, il quale vide il suo falcone entrare in una fenditura rocciosa. Attratto dalla dolce melodia che ne veniva dai meandri, con un servo decise di entrare e con suo sommo stupore all'interno vi trovò un altare e alle spalle una parete dove riconobbe l'impronta delle ali dell'arcangelo Michele. Oggi questa grotta è il centro della religiosità cattolica dei Monti Alburni. In età preistorica era già utilizzata come rifugio e col tempo luogo di venerazione delle acque di cui il territorio ne è pieno. E proprio questo sarà la nostra seconda tappa. Andiamo alle cascate dell'Auso. Appena arrivati ci collochiamo subito sul ponte romano a Schiena d'Asino che permette di attraversare il torrente Fasanella. La fonte di questo fiume trae origine dai Monti Alburni, ma l'immagine che ci regala qui è di un salto di 8 metri e le sue acque sono purissime. Un fugace pranzo nel chioschetto lì vicino e si dringa con Giovanni Peroni naturalmente. Questa meta la inseguo da tempo, un paese fantasma, lo chiamano il paese che si muove, per via degli smottamenti franosi. Roscigno Vecchio è stato riedificato varie volte, fino allo sgombro forzato che ha trasferito il nucleo abitativo nella zona nuova. Un giornalista del Mattino lo definì la Pompei del Novecento. L'ultima residente censita che ha continuato a vivere qui, senza corrente e priva di qualsiasi comfort, fu Dorina, morta a 85 anni nei primi anni 2000. Dopo la sua dipartita un altro uomo ha scelto di vivere così, a suo modo, Giuseppe Spagnuolo. Lo troviamo lì, seduto sulla panca, quasi ad aspettarci, e facciamo la conoscenza con quest'uomo, che si dà la definizione di Giuseppe Libero Spagnuolo, abitante abusivo e uomo libero. Ci racconta di aver vissuto qui la sua infanzia, per poi essere andato via, tra Svizzera, Nord Italia, per poi far ritorno alle sue origini e alla vita semplice. Ci congediamo da Giuseppe salutandolo caldamente e ci dirigiamo verso l'ultima tappa di questa giornata, Trentinara e la terrazza sul Cilento. Se sei arrivato fino alla fine del video io ti ringrazio e se vuoi sostenere il canale basta iscriversi. Io vi saluto e vi do appuntamento alla prossima avventura, qualora lo vogliate.